Ragazzi, io gliel'ho detto di lasciar perdere, Adesso si è messo in testa che deve togliere quel ramo lì. Il canneto è finito, provare a piantare queste canne qui. Ora sentivamo dei rumori e volevamo capire da dove arrivano. Pensavamo ci fosse qualche cicala e invece ci sbagliavamo perché abbiamo scoperto ci sia un nido qui sopra. Guardate. Non so se si riesce a vedere cosa c'è dentro. Dubito. Però sarà interessante, magari provo a tenerlo d'occhio e vedere se ci sono gli uccelli dentro. Non è facile inquadrarli con la telecamera perché quando ci avviciniamo si spaventano giustamente. Non vogliamo neanche dargli questo spavento. Io adoro stare qua veramente. E poi volevo farvi vedere sto prugnolo, guardate, pieno zeppo di frutti, tant'è che a breve le cime penso che cadranno. Noi di solito questi li raccogliamo e facciamo il compost, li mettiamo a bollire nell'acqua con un po' di zucchero e viene una bevanda buonissima. Penso che quando saranno maturi e faremo il compost faremo anche un video in caso vogliate farlo anche voi. Probabilmente sarà Cristina a farvelo vedere perché lei è bravissima. Avevo appena proposto a Cristina di andare a buttarci sul divano. Cosa fai con questo cappello? Solo che non si fida del lavoro che ho fatto con le canne lì con i pomodori, quindi la porto a fare un tour del canneto. Voglio prima verificare. Andiamo a vedere. Perché se va bene il lavoro che hai fatto, vai sul divano, se no... Se no? Wow! Se no Già sento l'odore del divano. Wow! Sì. Quando fa così, wow, già bello. sento che il divano che... Ah no, non hai pulito qua. Vabbè, pulirò dopo quando farà più fresco. Okay. Ti piace? Wow, bravo amore mio, bellissimo. Ecco. Aspetta, vediamo se ci sta. Dove devi starci? Cos'è la giostra adesso? Perfetto. Hai visto che ci cammini anche sotto? Ma bisogna legarli anche, i pomodori. I pomodori li legherà Piero, ha detto questa settimana, che sono ancora piccolini, e il nostro vicino, sempre lui, quello che ci dà una mano per fortuna, mi ha detto di lasciarli che poi ci penserà lui a legarli. Cosa c'è? Un fiore alla melanzana? C'è un fiore. Devo trovare un modo per estirpare sta pianta qua. Cioè si rampica dappertutto e mi fa morire gli alberi. Non mi ricordo adesso come si chiama, però se avete un suggerimento. Io ho già provato con il diserbante, ma è più verde di prima. Attendo vostri suggerimenti, molto graditi. Tu sei un po' furba, Stavo venendo da te. Mi ha preparato il lettino per stendermi lì sotto il portico, io volevo entrare in casa al fresco e lei non arrivava dopo mezz'ora ed è spiaggiata qui sul divano. Brava, complimenti. C'è un motivo per la carica del cellulare. Ah, ecco. Sempre pessimo. È già finito? Quasi. E io sono venuta ad aiutarti. Sei venuta ad aiutarmi? Eh sì. No. Che bello. Bene ragazzi, il canneto è finito, quindi chiudiamo il cantiere. Vedete i gruppi da 6. Qui ho sbagliato, avrei dovuto mettere anche le canne così, però va bene, poi in caso modifico dopo. Addirittura ci sono delle piantine che hanno già i pomodori, guardate qua. Sono molto soddisfatto. Vediamo al nostro ritorno cosa troveremo. Volevo farvi vedere anche una modifica che ho fatto all'impianto di irrigazione di già. Sapevo che non era la soluzione definitiva, però almeno abbiamo capito cosa fare. Qui ho messo una T mandando un tubo più piccolo di là verso l'orto
e poi ho proseguito con il tubo grosso fin qua, e qui abbiamo piantato dell'insalata, delle barbabietole, oltre all'aglio che già c'era lì ci sono altri cetrioli e fagiolini, peperoni. Sì, poi devo ricordarmi cosa ha piantato Cristina. E qui, per rendere la cosa un po' più economica, perché non voglio spendere altri soldi per le tubazioni, abbiamo fatto 2 canali, così quando si accende il pozzo arriva l'acqua anche qua e bagna, insomma, senza usare il tubo. Vediamo se è la soluzione definitiva o se faremo altre modifiche. Guardate quante lisciole lì sopra, è pieno. Da quest'altro lato ce ne sono ancora di più. C'erano una volta, prima che le mangiassero gli uccelli. Qua è pieno. Ma anche questo piccolo, guarda. Sono buonissime. Sì, anche quello piccolo è l'albero grande che è metà secco. Non si può. Bisognerà pulirlo. Dobbiamo pulirlo. Tagliarlo. Dobbiamo comprare la motosega a pulirlo. Guardatela, non sta mai ferma. Adesso si è messa in testa che deve togliere quel ramo lì. Adesso ci stiamo facendo una passeggiata per vedere se stanno crescendo le zucche che ha piantato nel terreno. Questo è tutto il nostro terreno. Sembra piccolo quando lo guardi dalla casa, però in realtà è enorme. Abbiamo trovato la melissa, qui è pieno. C'è le forbici? Guardate. No, di là no. Questa è tutta melissa. No, questa qua no. Come no? Infatti, vedi? Solo questa. No, qua. è vero, solo questa, sì. E se ce l'abbiamo già nei vasetti? Stavo tornando in casa che fa caldo e ho lasciato Cristina lì che mi urla di aspettare perché ha paura dei lupi. Una volta ne abbiamo visto uno qui in zona, quindi anche se forse non dovrebbero essere così aggressivi. Adesso vorrei, prima di chiudere, provare a piantare queste canne qui. Qui hanno il germoglio e se tutto funziona come le canne da zucchero dovrei provare a piantarle così in orizzontale, in modo che poi il germoglio viene fuori e avremo il nostro canneto. Ci provo, vediamo. Vediamo di metterle in quest'angolo. Ora vado a tagliare i germogli, questi qua, e li vado a buttare lì dentro e dovrebbero crescere. Magari queste, invece che metterle in orizzontale come si fa di solito con quelle da zucchero, le metterò un po' verso l'alto dove proprio c'è il germoglio e magari così cresceranno più facilmente. Le vado a mettere così. E adesso ricopriremo con la terra e proviamo a vedere che succede. Andiamo a compattare un po' la terra. E vediamo se è l'approccio giusto. Poi qui dovrò pulire tutta sta rete che c'è. Bene, l'acqua l'abbiamo data. Vedremo cosa succede nel prossimo video.
Cri, che stai facendo? Ma non avevi paura? Non ho più paura. Prima abbiamo visto la biscia proprio qui sotto e poi è uscita, non sappiamo dove è andata a finire, però va bene. Secondo me era un biacco, appunto, e sono innocui, non penso fosse una vipera, assolutamente. Dai, sono contento che Cristina si sia decisa ad avvicinarsi. Ragazzi, io gliel'ho detto di lasciar perdere, si è messa in testa che vuole tagliare la cima lì. No, dove vuoi tagliare, taglia. L'importante è che non ti fai male. Se vuoi taglio io. Ah, va bene. Io mi sono offerto, ragazzi, per tagliare, ma se non mi ascolta c'è poco da fare. Lascialo così adesso e continua a tagliare, bravo. Eccolo. Oh, è piena di ciliegie. Spostati. Spostati. Ecco. Ha tagliato. Sei contenta di questa operazione o... Sì. È un lavoro che andava fatto perché stava arrivando ai fili. Brava Cri. Come vedete ho spennellato tutto il mastice. Non so che prodotto sia, l'ho comprato online e dovrebbe proteggere la ferita del ciliegio per non farlo seccare. Ciao ragazzi, non so se si sente perché c'è un vento assurdo, ma oggi dobbiamo raccogliere le ciliegie prima che le mosche vadano a farci la larva dentro e dopo non mangiamo più nulla. Anzi, spero che non sia già troppo tardi. Non sono ancora del tutto mature alcune, ma conviene raccogliere, altrimenti non mangeremo nulla. Qua ho preso la scala, l'albero ha una forma un po' strana perché metà è secco. Un'erba infestante rampicante che praticamente si è arrampicata sull'albero e l'ha fatto seccare. Infatti ci sono ancora quei rametti lì che si arrampicano sull'albero e sono proprio quelli che l'hanno fatto seccare per metà. Adesso proverò a fare qualcosa per cercare di raddrizzarlo. Intanto raccogliamo le ciliegie e poi vediamo dopo, magari in autunno, cosa possiamo fare per migliorare la salute di quest'albero, e sarebbe un peccato perderlo. Poi tra l'altro i corvi e le gazze ne vanno ghiotte, quindi una parte l'abbiamo condivisa anche con loro, ma ci sta. Questa è la natura, bisogna conviverci. Sono bellissime, sono troppo contento. E poi crescono una meraviglia. Io pensavo che in questa zona non crescessero, perché dicono che sia meglio la zona collinare vicino a Tortona, ma in realtà non so se è la varietà o se... non lo so, una posizione particolare, però crescono veramente bene. Non so quanti chili raccoglieremo, ma non credo troppi. Qui è un po' più impegnativo, sono altissime e non so fin dove riuscirò a raccogliere. Ho preso una decisione drastica, tanto comunque non riesco a raccoglierle lì sopra, taglio una cima. È bella alta, vediamo come farlo in sicurezza. Ho preso gli attrezzi del mestiere, vediamo cosa riusciamo a fare, se riusciamo a
a farcelo cadere addosso. Ho paura che mi cada addosso. Sto pensando di prendere una scopa e provare a tirarlo, perché adesso dovrebbe venire giù. Magari devo mettermi un po' più avanti per fare leva. Eccolo! Eccolo, eccolo! Meno male che sono sceso dalla scala, altrimenti avrei potuto farmi male. Bene, io sono stanco ma mi ritengo soddisfatto. Questo è il risultato. Adesso andiamo a pesarle, sono curioso di vedere quanti chili sono. Sono 2,3 kg, quindi probabilmente saranno circa 2 kg di ciliegie. Non male, quell'albero l'abbiamo trovato qua, quindi non era assolutamente scontato, sono contento. Ora qui abbiamo i nostri 2 kg di ciliegie e dobbiamo assicurarci che non ci siano le larve all'interno. Se non hai fatto trattamenti, una cosa pratica è tagliarne qualcuna a campione e controllare. Le larve di solito si vedono bene se ci sono. Se hai dubbi, puoi immergere le ciliegie in acqua salata. Le larve, se ci sono, tendono a venire a galla. Non so neanche se funziona sta roba. Ovviamente Cristina è curiosa ed è qui con noi, mi ha appena chiamato per sapere quanti chili di ciliegie ha raccolto. Fammi vedere. Adesso ti mando una foto, va bene? Va bene. Io sto facendo degli esperimenti, quindi nulla, niente larve. Sto provando a cercare di capire se qualcosina ha la sembianza di una larva, ma apparentemente ce la siamo cavata. Bontà ragazzi, bontà, peccato che sono solo 2 kg, ne mangerei 20 di chili. Molto buone, direi missione compiuta. Ciao.